esiste davvero il male? No. Ma fai davvero? No. Quindi esiste davvero il male? Sì. Certo che esiste il male ed esserne consapevoli ci permette di scegliere da che parte stare. Siamo fatti di dualità, fuori, dentro, sopra, sotto, buono, cattivo, positivo, negativo, male, bene, bene, male. Il male viene da fuori. Certo, siamo noi però che scegliamo di attaccarci a quella spina piuttosto che alla spina del bene. E siamo sempre noi che scegliamo di aprire quella porta piuttosto che l'altra porta, oppure scegliamo di aprire la porta del bene piuttosto della porta del male. Ecco perché è fondamentale riconoscere la presenza del male, proprio come riconoscere la presenza del bene. Siamo noi che scegliamo a chi dare energia. Certo, il male si può manifestare, siamo abituati a riconoscere il male come atti estremi, ladrocinio, violenze, passi falsi con il prossimo, ma il male si nasconde proprio e spesso nei piccoli dettagli. Parole dette, usate dagli altri e da noi, sguardi usati dagli altri e da noi, emozioni come l'invidia che possiamo provare noi o che gli altri provano nei nostri confronti, emozioni come l'egoismo che possiamo provare noi o che provano gli altri nei nostri confronti. Sono tutti le piccole manifestazioni del male che siamo abituati a vedere come una grande macro categoria, ma nel nostro piccolo quotidiano il male si cela proprio dietro ai piccoli dettagli. Il denaro facile, la lussuria, le scorciatoie per arrivare a certi obiettivi che non sono etiche o non sono corrette. Questa è un'espressione del male nella nostra vita quotidiana. Quando sentiamo e impariamo a riconoscere l'atteggiamento del male che possiamo provare noi nei confronti degli altri quando ci comportiamo o che gli altri utilizzano o mettono in campo nei nostri confronti, imparare a riconoscerlo ci permette di scegliere se vogliamo saltare dall'altra parte della staccionata, cioè nella dimensione del bene, sia noi per noi stessi, come ci comportiamo noi, come siamo noi, sia gli altri nei nostri confronti. Quindi ci permette di dire no tutte le volte che vogliamo, nonostante le conseguenze, ci permette di dare l'alt a noi, ci permette di dare l'alt agli altri quando entrano nella nostra dimensione con la dimensione del male. Possiamo sempre scegliere da che parte stare, sempre. Inizio 2020, un mio esempio, mi ritrovo in una situazione paradossale, inizio 2020, quindi il male, l'energia del male stava assolutamente arrivando sul pianeta Terra ed era percettibile, per alcuni di più, per alcuni di meno, e io la percepisco, chiedo a questa mia cara amica: ma il male secondo te esiste? Perché ero in affanno? L'amica mi risponde: no, il male non esiste, è una tua proiezione. Quindi no, il male il male esiste e fa parte della nostra dualità, e questi 2 anni che abbiamo vissuto sono l'espressione del male, della dimensione del male che è arrivata, alla quale in alcuni casi ci siamo attaccate, alcune persone si sono attaccate di più, alcune persone si sono attaccate di meno, ma direi che anche per i più atei e per quelli che non credono a nulla, questi 2 anni sono l'espressione del male nella sua massima potenza. Quindi riconoscerlo, non volemosi tutti bene, spiritualismo, ciao cara, buona giornata a persone che non si conoscono, no, concreti, riconoscerlo quando c'è, e questi 2 anni sono stati un grandissimo insegnamento per riconoscere l'energia del male, ma non solo l'energia appunto quella che si percepisce, no,
nei fatti quotidiani, tangibile, si parte dal tangibile. Ce l'hanno spiegato in tutte le possibili e diverse maniere, indipendentemente dal credo religioso. Le similitudini e le storie dei grandi profeti sono una bella tavola apparecchiata dalla quale rifocillarsi per capire, per imparare. L'esempio di Gesù, il povero, quello che non aveva soldi o quello che veniva perseguitato, il bene non si cela nel grande ego, nel ricco, nel soldo, ma si cela dietro, come potremmo dire con un linguaggio odierno 2023, nello sfigato, nel barbone, in quello che è in affanno che non ce la fa, mentre invece il male si manifesta in quello che è appetibile per l'essere umano. Quindi sono stati fatti tantissimi film: il successo facile, il soldo facile, l'ego che pompa a palla. Quindi riconoscerlo diventa di fondamentale importanza, perché decidiamo se vogliamo stare in quella dimensione o nella dimensione del bene. Lo hanno scritto in tutti i libri, religiosi o non, in tutti i tipi di religioni diverse, che c'è la famosa battaglia finale, il famoso battito d'ali finali, ed è quello più difficile, in cui riconoscere quel momento storico, in cui riconoscere dov'è celato il bene, dov'è celato il male, perché ognuno di noi, essere umano, sarà messo faccia a faccia con la sua dualità, bene, male, come in alto così in basso, e ci siamo arrivati. Quindi decidiamo veramente da che parte stare, per noi, per chi verrà dopo di noi, per i nostri figli, per la nostra famiglia. La battaglia finale, quella dove il bene e il male non si combattono solo in alto, ma si combattono in basso, e sono veramente difficilissimi da distinguere e da individuare, è appena iniziata. Soprattutto scegliamolo per la nostra anima. Non vorremmo mica ritornare qui di nuovo, non vorremmo mica ripassare tutto sto casino collettivo o individuale. Per quanto mi riguarda, no grazie, no thanks. Vi state chiedendo dove siete? Siete sul canale YouTube di Nob, Notoli Barcellona, Notoli Bag, Notoli Bullshit. Potete iscrivervi al canale se lo reputate interessante, potete scrivere nei vostri commenti la vostra esperienza, cosa ne pensate di questa confronto e battaglia finale e manifestazione evidente della presenza del male, il che è un bene, perché ci fa capire che esiste anche il bene. Thanks! Ciao beautiful people, state bene, alla prossima, ciao, grazie, ciao ciao!